Cari amici dello Spartan Files, ancora un altro episodio direttamente da Israele con il nostro podcast 10 domande a. Con noi oggi abbiamo uno degli astri nascenti dei sistemi di combattimento israeliani, Amit Himelstein, che è tante cose. Chiederemo a lui ad uno di spiegarci effettivamente qual è il suo background, visto che in Italia ancora non è molto conosciuto, e poi lo sottoporremo al nostro solito fuoco e fiamme. First of all, we are very happy to have you here with us in the Spartan Files podcast. This is a podcast where we try to bring to the big audience the best names in the business, even if I always say that I don't like the word business. You are one of the rising stars of the Israeli fighting systems, and since you are not so still known in Italy, aside from me that a lot of Israeli martial arts, if you want to tell a little bit to our viewers who basically you are. So I'm Amit, I'm the head instructor of the IKF. I lead in training program in Israel and in around the world, Europe, South America, Canada, Korea. The IKF is an organization that basically is an SAA approval organization. We're doing an SAA level 3 courses, which is a bodyguard courses. We lead in public seminars, instructor courses. We focus on CQB. Basically, we putting together restraint, control, arrest, Krav Maga, a lot of grappling. Our program also run in the Air Force, in Israeli Air Force. We're doing project with the paratroopers. We're working a lot with SWAT team around the world. That's about it. Ok, lui è l'istruttore capo della IKF, che è la Israeli Kapap Federation, organizzazione che ha al suo vertice anche un'altra leggenda delle arti marziali israeliane, che è il colonnello Chaim Per, e loro hanno appunto sedi in tutte le parti del mondo e loro sono specializzati sostanzialmente nel CQB, il combattimento a distanza ravvicinata, per cui loro comunque collaborano con squadre di SWAT, con paracadutisti un po' in tutte le parti del mondo, hanno un'importante sede in Sud America, in Canada, e la loro specializzazione è quella della sicurezza, tant'è vero che la loro è un'organizzazione riconosciuta a livello governativo per quanto riguarda la sicurezza. Loro fanno appunto un'attività molto diversificata e fra questa ha un posto di spicco anche il grappling. Okay, so we go with our rapid fire questions that are basically just to put the spotlight in a different way, in a very easy way, without nothing built. So, when did you start, first question, to practice martial arts, and what was the martial art you were practicing? Qual era la tua prima arte marziale? I started in karate at the age of 8. That was in 1988. Then I moved to full contact karate. Basically, we put together some judo throws. It was looking more like MMA Class B. Then when I was a teenager, we combined the training also with Krav Maga. I joined the military. Before the military, I've been in the World Cup. I joined the military. I've been in a combat unit, in a special unit. Then from the unit, the second Intifada, the Al-Aqsa Intifada started, and I was the sergeant of the lead operation team. Plus, I was the Krav Maga instructor of the unit. Went to the reserve, continued as a fighter in the reserve, and as a Krav Maga and shooting instructor in the reserve. Then moved from the Air Force and keep on going. After I finished the army, I went 3 years in China, training Sanshou, traditional wrestling. Been competing in 59 competitions down in China. Back to Israel, opened Israel Sanshou Academy. We're working now in schools, high schools. We have over 980 students a week. Joined the IKF in 2012, started to be the head instructor in 2014, and since then I'm the head instructor under Chaim Per. Ok, è un curriculum molto intenso, ho iniziato a 8 anni col karate, poi quando sono cresciuto, ovviamente nello spirito di quello che è le arti marziali qui in Israele, è passato al karate full contact, dove essenzialmente venivano aggiunti anche le proiezioni del judo. Dopodiché lui è entrato in contatto comunque con il Krav Maga, e una volta che lui è entrato poi nell'esercito israeliano, oltre a ricoprire un ruolo importante come quello di sergente a capo di unità in una unità operativa che era stata pure schierata appunto durante la seconda intifada, è diventato uno degli istruttori di quella stessa unità.
ruolo che tuttora ricopre come riservista e come anche istruttore di tiro, e dopo aver fatto quell'esperienza è andato in Cina, dove ha studiato il Sanshou, dove ha fatto tante incontri, tante competizioni in Cina, dopodiché poi è tornato, ha proseguito il suo percorso fino ad entrare nel 2012 con la Israele Kapap Federation, diventandone 2 anni dopo l'istruttore capo, cosa che chiaramente ci permette di rispondere già direttamente alla seconda domanda. Ok, so you partially answered the second question, so the third question is, how is your daily routine? If I'm in Israel, in the morning we walk in, it depends. We have a very complicated week because our program running in schools and high schools. We teach in from disabled kids, ADHD kids, we have an autistic programs also. So usually the day starts with this one, then we move into our combative teams. Then in every day we have also projects with either security companies that we're working in, or instructor teams that we're working in, or Krav Maga group that we're working in. I'm flying from Israel. I try to do it once a month, not more than that, because I have a family. Flying from Israel, usually we're trying to make training day as strong as we can, so we're moving from 10 to 12 hours in seminars. That's about it. Ok, avevo dimenticato un particolare molto importante, loro con il loro programma del Sanshou insegnano nelle scuole, hanno circa 1 migliaio di allievi sparsi tra le varie scuole, in particolare hanno anche comunque un programma che è riservato a bambini con particolari disabilità, dall'autismo al disordine del deficit dell'attenzione, e questo normalmente occupa buona parte delle sue mattinate. Poi il pomeriggio lavorano secondo delle situazioni con team di sicurezza o altre organizzazioni, e quindi diciamo un'attività abbastanza pregna da questo punto di vista. Quando poi è all'estero, ovviamente, cosa che lui cerca di fare il meno possibile avendo famiglia, normalmente va per seminari che finiscono per avere comunque una durata di 10 o 12 ore giornaliere. Ok. According to you, which is the best thing of your system? Qual è secondo te la cosa migliore del tuo sistema? That it's work. Che funziona? Ok. No, I will explain that. In the system that we teach for civilians and for the military. First of all, we are one of the only organizations that succeed to bring his system into very high unit in the military. Okay. To change the regular program of Krav Maga into this kind of system. Second thing, we have 100% staying people. We have tons of people that move from different organizations into our organization and stays. Why they stay? Because we work in very high aggressive, in a very high stress, into a very practical techniques. We don't believe that you can control somebody on strike. Either you strike your way out, or either you strike your way to control. But you're not controlling by strike. I teach in military, I teach in police, I teach in SWAT, I teach in detective, I teach in SIA course, bodyguards. And we have 100% of coming back students. Why? Because it's work. There is no theory there. It can work for a girl, it can work for a boy, it can work for a mom, or it can work for an operative SWAT member. It's work. Ok, la risposta è molto chiara e anche penso facilmente comprensibile, giusto per alcune linee guida, la sua spiegazione sul perché funziona, perché innanzitutto il loro primo obiettivo è stato quello in qualche modo di cambiare il cuore dell'addestramento che viene fatto in certe unità, per cui loro sono focalizzati moltissimo sul tipo di lavoro che in qualche modo andava sviluppato. Il secondo è perché loro comunque garantiscono una formazione che è assolutamente completa, garantendo una sorta di addestramento su scenari in cui viene comunque sempre garantito un certo tipo di stress, un certo tipo di intensità, e questa cosa chiaramente finisce per favorire un alto grado di, usiamo la parola, affiliazione o di soddisfazione da parte delle persone che in qualche modo vanno con loro, si uniscono a loro, passano da altre organizzazioni e si rendono conto della qualità del loro lavoro e del tipo di lavoro che loro fanno. E indubbiamente, perché poi alla fine questa cosa si ritrova anche nell'allenamento che viene fatto dal punto di vista della metodologia, dove loro appunto non credono che si possa in qualche modo restare a scambiare, per usare un termine tecnico, ma che secondo me uno può utilizzare lo strike per disingaggiare o per arrivare a una posizione di controllo e eventualmente da lì finire. Ok, and now there is the next question.
And which is, according to you, the worst thing of your system? Okay, that's a very good question, Oh. and I will explain. The system is built on experience. Il sistema è costruito sull'esperienza. And I think one of our default is that most of the experience in the system has been created by a very operative people. Il problema è che in alcuni casi questa esperienza è basata sull'attività di gente molto operativa. For us, it's more natural to teach soldiers, civilians, just a second. Misavi. And martial artists. I will say it again Oh, it's okay. because the system is coming from operative point of view. It's always open, and that's the main problem. The girl that just passed here, this is not. She's the female head instructor. Wow. Okay, of the IKF, and it's an open system. So if you did an instructor course, let's say 3 years ago, the system been updated. It can look as an advantage and it can look as a default, because we have a lot of work in the system into update our students. We try not to be nostalgic to techniques that we see that they're not working. We're trying to be obligated to update the technique according to what we see. Now, it can be a default and it can be an advantage. Okay. Some of the instructors say it's sometimes run too fast, so things been changed, but the environment changed. Questa è una risposta molto chiara, anche in qualche modo già condivisa da altre persone che avete sentito nel podcast. E chiaramente il problema è appunto che questa operatività è anche in qualche modo legata all'evoluzione della realtà. Chiaramente questa cosa porta a un'evoluzione del curriculum che per molti può essere, diciamo, difficile da seguire, ma che dal loro punto di vista è una necessità, perché appunto, come stesso ha detto, la realtà cambia e appunto per loro può essere un problema il fatto che dietro a tutto questo ci sono persone molto operative, ma in qualche modo questa è la natura del loro sistema. Ok. If you should suggest another system or instructor, which system or which instructor would be? There is a lot of professionals in the market. Ci sono tanti professionisti. And a lot of my good friends from Danish Survivor Jiu-Jitsu organization, Modigla. You have a lot of good people out there. Okay. What you need to pay attention when you're choosing other systems. Don't go for one-man show. Go for a system that work in operative places. Go for a system that apply program with kids, females. Otherwise, they don't really know how to teach. Okay? And go to a dynamic system. A system that changing in time. That applying changing inside. That responsible and upgrade their students and instructors. Don't go to one-man show. It's not a one-man show. That's the main problem. We see a lot of organizations that running under one person that can be very egomaniac and very crazily ranked by himself, of course. And don't confuse. If you come to train Krav Maga and combative, be obligated to that. Okay. Don't go for belts and rank. This is bullshit. Ok. Ovviamente ha nominato i ragazzi del Danish Survival Jiu-Jitsu, che è insomma una scuola leggendaria, Morty Glam, che è un altro istruttore. Skolnick, of course. Yeah, sono very good people. tanta gente buona che comunque tiene alto il nome delle arti marziali israeliane. Quello che lui dice è quello di evitare persone che in qualche modo abbiano problemi di ego, il one man show, l'istruttore one man show, e di cercare comunque tutta una serie di elementi che adesso non sarò a dirvi tutti quanti perché erano tutti quanti molto traducibili. La cosa importante era quella del lavorare con i bambini e con le donne, perché in qualche modo garantisce una sorta di competenza e abilità didattica, e quello deve essere comunque qualcosa che è allenato in un contesto dinamico, perché è quello che poi fa la differenza fra le tecniche che possono funzionare e le tecniche che in realtà non possono funzionare. Ok, we are almost there. Which is a famous character from every aspect of the life that inspire you?
I've been inspired by a lot actually. It depends where we're saying. My teacher in China, it was a very big inspiration for me. My old I had one commander, I will not say his name because he's still operating, he was a very, very big influence. Chaim, my teacher, Gadi Skornik, may him rest in peace. I think I'm trying to find an example in a lot of people that cross my way. From my students, into my instructors, into people that I'm working with. I think by giving respect and open your mind, even if you'll change your game a little bit, you can get a very nice influence from people. Ok, lui cerca comunque di trarre ispirazione a tutti quanti, dagli studenti ai suoi istruttori, e in particolare diciamo, in questo suo percorso ha insegnato appunto il suo maestro in Cina di Sanshou, Chaim Per, che comunque è un'altra leggenda di storia militare, e Gadi Skornik, che è uno degli inventori del Gadi Campo Jitsu, un'arte marziale israeliana recentemente passato a miglior vita, appunto, che Dio lo benedica, e il suo comandante di unità, del quale ovviamente non fa il nome, che però è stato, diciamo, una persona per lui molto molto importante. Ok, we have the last question so far, so we can go to train and we leave you to your life, which is, according to you, of course, talking about self-defense, self-preservation, the most important thing that you can train and the most important thing that you cannot train? Behavior. Il comportamento. Behavior. Before you train technique, before you try to upload your brain with tons of scenarios, learn behavior. Prima di qualsiasi cosa, che siano tecniche o scenari, impara il comportamento. We have a full chapter in the IK for behavior and conflict management. C'è un grosso capitolo nella loro formazione per quanto riguarda il comportamento e la gestione del conflitto. Train it, use it in your daily life. Allenatelo e usatelo nella vostra vita quotidiana. And after that, start to train controls. E dopo di questo cominciate ad esercitare il controllo. Learn control, learn how to evacuate, but learn how to control. Why? Imparate a controllare e eventualmente a evacuare. Perché? Today, we're facing a lot of terror attack or personal attack in a big crowd. Viviamo comunque in un mondo complesso di atti terroristici, spesso e volentieri in luoghi affollati. As a Krav Maga person, you obligate to two things: your safety and the crowd safety. Dal solo punto di vista, questa formazione vi obbliga a due questioni: la vostra sicurezza e la sicurezza delle persone. So we're talking about third party defense, we're talking about controlling the crowd. Partiamo di protezione di terza persona, di controllare la folla. Just airplane move. It's okay. We have a base here. So. Okay. Be very obligate to understand that the system have black and white. There is no half solution. Either you solve it with your behavior and avoid, or either you have to engage and you have to take control. Dovete capire, in alcune situazioni non c'è il grigio, o è bianco o è nero, o andate eventualmente a prendere il controllo o cercate eventualmente di disingaggiare. Oh, we're almost there. Ringraziamo Amit, speriamo di poterlo avere presto in Italia, e per qualsiasi informazione su Facebook e internet trovate tutto quello che volete sul suo sistema. We thank you so much. We hope One thing, the next instructor course, and the last one for the next year. Ok. It's in September. Settembre ci sarà il suo prossimo corso istruttori. We have it in the UK, in Telford. Sarà in Gran Bretagna. Minimum of 5 years training in Krav Maga or martial art. Minimo 5 anni di addestramento nelle arti marziali nel Krav Maga. 4 days course. 4 giorni di corso. 10 hours a day. 10 ore al giorno. IKF protocols. Protocolli IKF. Some of the conflict management of STEM 2, a big organization in the UK. Qualcosa del conflict management con una grossa organizzazione britannica. We already have in the course people come from the Philippines, from UK, Gente già da tante parti del mondo, from Canada, from Bermuda, from Costa Rica, from Bermuda. Sri Lanka. It's the last course. We're doing courses, instructor course, once every 2 years, so we have a year of instructor course.
then a year without instructor course. Fanno un corso ogni 2 anni. This will be the last instructor course from the last year, so we had 5 instructor courses this year. Okay. And I'm basically want to welcome everybody to the IKF family. Siete tutti quanti benvenuti. I told them, guys, in Italy that we hope to welcome you in Italy as soon as is possible. And thank you so much. And they can take all the information on your Facebook and everything. Okay. Us, thank you. And we go to train. Thank you. Once I put it on YouTube, I'll give you the link. You can do whatever you want. Perfect. Thank you. No, it's my